Ragazzi, oggi analizzeremo un modulo molto interessante, utilizzato anche da diverse squadre italiane ed europee, in tutte le sue migliori varianti. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a tutti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Allora, prima di cominciare, prima di addentrarci in questa bellissima analisi di un modulo molto divertente, volevo appunto ricordarvi delle due affiliazioni con Amazon e Gamivo. Sono due piattaforme che a voi diciamo non costa nulla cliccarci, semplicemente supportate il canale. Amazon, passando dal link, potete fare tranquillamente i vostri acquisti senza pagare un centesimo di più, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica nella quale potete acquistare i vostri giochi e diciamo tutto il discorso videoludico a dei prezzi veramente stracciati. Inoltre avete diritto anche al codice sconto, appunto, che trovate in descrizione. Addentriamoci subito ragazzi invece in quello che è il video di oggi. Il video di oggi parleremo di moduli, nuovamente un argomento molto interessante, che ho notato che ha avuto veramente molto successo negli ultimi tempi, quindi sono infatti felice di riproporvelo, anche perché a me è uno degli argomenti che maggiormente mi interessa, devo essere sincero, a preferenza di altri è uno di quelli che veramente mi entusiasma di più. Quindi ragazzi, io ho studiato un moduletto molto interessante per voi, eccolo qui. È il 352 ragazzi, un 352, tra l'altro con questa disposizione viene utilizzato da tante squadre, due ad esempio in Serie A sono l'Inter e la Juventus che lo utilizzano, ma lo utilizza ad esempio anche il Barcellona, a sprazzi l'ha utilizzato anche il Real Madrid, il Milan se non mi ricordo male, quindi è un modulo diciamo molto gettonato sia in Italia che a livello europeo. Poi probabilmente ci sarà qualche altra squadra che lo fa, che io non ho citato, ma era per farvi capire. Ok ragazzi, oggi andremo appunto ad analizzarlo, però ragazzi, faremo un modulo di approfondimento con le istruzioni, quindi mi raccomando ragazzi, seguite il video fino alla fine, lasciate un bel pollicione, perché se arriveremo a 50 like nel video faremo appunto un video dedicato nella quale vi andrò a far vedere le istruzioni individuali che sono fondamentali per come gioco io, per come faccio muovere questo modulo, perché altrimenti voi lo provate con altre istruzioni ma non workerà alla stessa maniera. Quindi importantissimo ragazzi anche mettere chiaramente questa tipologia di giocatori. Io mi ci sto divertendo parecchio, chiaramente ogni tanto si perde anche, però non mi interessa, detto sinceramente, il risultato, perché come vi dico a voi sempre, l'importante ragazzi innanzitutto è divertirsi. Quindi portiere io uso check, difesa Beckenbauer, Nesta, Koundé, sono tre stili ragazzi diversi, sviluppo, incontrista e frontale extra. Possiamo anche metterci un incontrista e due sviluppi, ho notato che funziona lo stesso, però a me ragazzi questo Koundé, trovato circa un annetto fa nei contratti mirati, mi fa letteralmente impazzire, proprio è fortissimo, ha una grande velocità, buono tecnicamente, una grande difesa, poi ragazzi salto 94, colpo di testa 82, non è altissimo, è 1,78 ragazzi, ma salto 94, cioè significa che a me veramente delle volte mi va a contrastare gli Haaland o il Lewandowski di turno, cioè non è facile da scavalcare nonostante non sia altissimo. Quindi fondamentale ragazzi i difensori veloci, mi raccomando, infatti io ci ho messo tutti i difensori abbastanza veloci, velocità non inferiore a 77-78, 75 se proprio vogliamo dire una cifra tonda, ma non inferiore ragazzi, perché altrimenti fate veramente fatica. Consideriamo che siamo con una difesa a 3, quindi una difesa che comunque è possibile che delle volte subisca dei filtranti e ci deve essere per forza un recupero immediato da parte dei difensori, altrimenti con i vari Mbappé, i vari Rummenigge, Sheva eccetera eccetera ragazzi vengono letteralmente bruciati. Poi mediano incontrista ragazzi, mediano incontrista secondo me questo Vieira è fondamentale perché è fortissimo, cioè è completo, c'ha tutto, velocità, c'ha tecnica, difesa top, quindi in alternativa a lui chiaramente non tutti ce l'abbiamo, va bene anche un tra le linee, va bene anche un onnipresente.
o eventualmente anche un collante. Vanno un po' bene tutti, diciamoci la verità. Io li ho provati tutti e mi ci sono trovato bene con tutti. Sta semplicemente un pochino magari a noi scegliere quale è il migliore. Secondo me, se non avete, ripeto, Vieira, o collante o onnipresente sono i migliori. Io infatti in panchina mi sto portando praticamente il buon Gilberto Silva, che lui è un collante. Poi ragazzi, chiaramente è soggettivo, bisogna capire come a noi piace di più giocare, però per muoversi come la sto usando io è questa la caratteristica. Qui poi ci ho messo, ragazzi, Çalhanoğlu e Modric. Çalha è un collante atipico perché ha una buona difesa, sì, però lui per caratteristiche, per come la vedo io, lo vedo più CC o eventualmente anche trequartista. Però perché è formidabile questo Çalhanoğlu? Perché questo Çalhanoğlu, a differenza di altre versioni di altri giocatori, appunto ha la carta collante, quindi lui si proporrà spesso e volentieri in attacco, ok, con una grande tecnica e dei passaggi veramente top, cioè ragazzi 96 di passaggio rasoterra, però allo stesso tempo ci farà anche il movimento a rientrare, quindi ci darà anche una mano, cioè darà una mano proprio anche a Vieira in fase di copertura. Modric idem, Modric grande tecnica, discreta difesa, buona velocità ed è un tra le linee, quindi comunque anche lui tenderà ogni tanto a buttarsi ma a dare anche una mano a recuperare. Questi due giocatori, ragazzi, Modric e Çalhanoğlu, è importante che diano una mano appunto a Vieira, perché non si devono solo proporre in avanti, devono dare anche manforte comunque a centrocampo, visto che abbiamo già una difesa a 3 dietro, quindi devono fare un minimo da filtro. Se non abbiamo Çalhanoğlu, perché io ho avuto la fortuna di vincerlo, possiamo eventualmente utilizzare anche un Barella. Io infatti mi porto lui, fortissimo, va bene anche un Rabiot, va bene anche un Kessie, giocatori comunque di sostanza. Paradossalmente potrebbe andare bene anche un Pedri, anche se magari fisicamente è un po' leggerino rispetto magari, ecco, a un Kessie o un Vieira, però può andare bene anche lui, soprattutto se come me gli avete dato anche la carta per il recupero palla, va benissimo. Io non mi sto portando lui, mi sto portando però De Paul, che questa versione di De Paul del pack appunto di Messi uscito qualche tempo fa è veramente formidabile, è giocatore chiave, ma credetemi mi fa tutto, cioè lui veramente può fare tutto, a eccezione del mediano. Il resto fa tutto, ragazzi. Io lo uso dove mi serve un giocatore chiave, in genere porto sempre lui, ragazzi. È micidiale. Poi i due esterni, ragazzi, come potete vedere ne metto uno un pelino più difensivo, Jordi Alba, anche se mi ha già fatto 3-4 gol in poche partite, quindi difensivo non direi, e l'altro invece è un'ala prolifica, Chiesa. Importante, ragazzi, devono essere giocatori veloci, quindi di inserimento, perché ci devono appunto supportare poi in fase di manovra. E Rummenigge e Mbappé davanti, due opportunisti. Piccola parentesi sulle ali, vanno bene le ali prolifiche, va bene come in questo caso un terzino offensivo ma che può fare anche il CL, va bene anche un taglio al centro, però a quel punto vi consiglio magari di allargarli proprio, perché altrimenti il taglio al centro ve lo ritrovate al posto di Mbappé in sostanza e quindi non avete più il supporto della fascia. Però secondo me il ruolo più consigliato è l'ala prolifica o eventualmente anche un regista creativo, anche se spinge meno, se no il top del top sarebbe alla prolifica o giocatore chiave. Io infatti, come potete ben vedere, mi porto anche Leao, perché Leao al posto comunque di Jordi Alba, ad esempio, se volessi una soluzione più offensiva, e Dembélé al posto di Chiesa, ma Dembélé lo posso utilizzare sia a destra che a sinistra. Infatti mi sono portato lui proprio perché è molto utile, poi ha una discreta tecnica, anzi una buona tecnica, molto buona, una ottima velocità, quindi mi dà manforte. Mi sto portando però eventualmente anche Maicon, perché anche lui può fare il CL, però è un pochino più difensivo, quindi dipende in corso d'opera come voglio approcciarmi. Poi Rummenigge e Mbappé, perché sono due opportunisti, tutti e due veloci, devono avere ottima velocità, ottima finalizzazione.
e questo Mbappé non è un epic, ma è come che lo sia per me, perché veramente, ragazzi, è incredibile. In alternativa va bene anche un senza palla. Io l'ho provato e con questo Thuram mi ci sto trovando molto bene. Infatti ieri, ad esempio, nei match che ho giocato ho messo lui al posto di Rummenigge e mi ci sto trovando bene. O potrebbe andare anche bene, e infatti sono indeciso se in panchina tenermi, vi dico la verità, o Thuram senza palla oppure un fulcro di gioco. Io in panchina c'ho, anzi in tribuna, ho Giroud e Milik che mi fanno molto bene questo tipo di lavoro. Giroud, l'ultima versione è quella che ci ha regalato il gioco qualche settimana fa. Sono veramente veramente interessanti, anche perché bisogna considerare che in mezzo, se riusciamo ad avere la combo con velocità e colpo di testa, è il top, perché Jordi Alba e Chiesa, quando andranno a inserirsi, loro tenderanno praticamente a mettere palloni in mezzo, e di conseguenza, se abbiamo, diciamo, uno che di testa le prende, vi direi anche un Haaland a questo punto, però ragazzi, Haaland io lo vedo troppo troncheggiante. Cioè Haaland va bene se gli dai la palla sui piedi, ma da farlo scattare o fare, diciamo, magari qualche piccolo dribbling, no, è troppo lento, ragazzi. Certo che se poi giochiamo a cross, Haaland è sicuramente il migliore. Questo modulo si può utilizzare sia con contrattacco, con contropiede, con vie laterali, perché abbiamo le fasce, insomma, abbastanza coperte con Chiesa e Jordi Alba. Passaggio lungo, perché un modulo, come vedete, è molto verticale, cioè io da Beckenbauer posso arrivare direttamente a Mbappé. E anche con possesso, perché comunque i giocatori magari non tenderanno a buttarsi in avanti, però in tutta questa zona, diciamo, di campo si andrà a creare un bel palleggio, soprattutto se ci mettiamo appunto giocatori forti tecnicamente. Quindi ragazzi, io vi consiglio di provarlo. Le istruzioni individuali, vi dico, faremo il video di approfondimento domani, se sarà domani, se no sarà dopodomani, a 50 mi piace, quindi se avete fretta, mi raccomando, subito tutti a lasciare il mi piace. Vi faccio vedere anche delle piccole varianti interessanti di questo modulo che sto testando, perché comunque mi piace provare, oltre che le cose classiche, che questa, diciamo, è l'impostazione classica, un po' anche di come gioca, dicevo prima, attualmente l'Inter e la Juve, ma ci sono anche delle varianti simpatiche. Ad esempio, una potrebbe essere questa, ragazzi, quindi che io prendo i due CC e ce li metto qui, ok, e fare una cosa del genere, proprio quasi da due trequartisti. Interessante, però devo provarlo meglio, perché non vorrei che magari così si creasse troppo buco al centro, perché comunque Modric e Çalhanoğlu, come già detto prima, andranno anche a dare una mano in fase di attacco, e magari messi troppo più alti rispetto a Vieira si tendano, diciamo, poi a rimanere alti e non tornare a dare una mano. Quindi interessante da provare, semplicemente da provare, poi ognuno di noi chiaramente trova il miglior sistema. L'altra è questa, ragazzi, l'altra è questa, con magari qui un trequartista, e io qui ci butterei dentro anche un De Paul, e si può creare una situazione interessante. Possiamo anche eventualmente far così, che abbassiamo un pochino magari il CL, dato che c'è già De Paul che tanto andrà a inserirsi, e qui a lui lo facciamo diventare ad esempio Eda. Quindi ragazzi, queste due secondo me sono due valide alternative, queste che vi ho appena fatto vedere. Un'altra alternativa potrebbe essere, aspettate che lo rimetto come era, un'altra alternativa, ragazzi, potrebbe essere questa: giocare quindi con due mediani, magari ci mettiamo un collante, ok, e facciamo praticamente una cosa del genere. Abbassiamo qui questi, diventano trequartisti. Aspettate,
Ok, trequartista. E anche questa, ragazzi, potrebbe essere un'alternativa. Magari qui ci metterei, ecco, per dire, ecco, un giocatore chiave come Leao, perché no? Qui magari lo stesso, oppure possiamo fare che da una parte ci mettiamo un attaccante di rientro, ad esempio, ecco, un Neymar, e dall'altra invece andiamo in profondità. Si possono fare diverse cose, qui ci può star bene anche un regista creativo, se abbiamo un Digno, se abbiamo un Messi va benissimo. Si possono fare diverse cose. Con questa soluzione ad esempio possiamo anche far così, ragazzi, attenzione, possiamo anche lasciarci il CL qui se vogliamo il trequartista per creare appunto scompiglio, perché da una parte attacchiamo sulla fascia invece dall'altra attacchiamo centralmente, oppure se ci troviamo meglio con 2 CL, e possiamo fare anche una cosa del genere, quindi con ad esempio un attacco simile, no? Con magari, ecco, un trequartista di inserimento che ci andrà a fare, diciamo, la finta seconda punta, una seconda punta, ok? E l'opportunista poi punta davanti, quindi potrebbe essere molto interessante come cosa. Dietro comunque abbiamo sempre una buona copertura perché abbiamo 2 mastini a centrocampo che fanno da filtro davanti alla difesa, quindi un modulo così molto offensivo. Bisogna semplicemente poi capire in campo se è una cosa troppo squilibrata, troppo sbilanciata, oppure se invece potrebbe essere un modulo che comunque regge. Diciamo che bisogna a questo punto poi impostarlo bene, magari se vogliamo fare una cosa un pochino più equilibrata, De Paul lo possiamo mettere come CC, in modo tale che così si spinga in avanti ma non eccessivamente, oppure possiamo togliere il giocatore chiave, magari ci possiamo mettere, ecco, ad esempio un Çalhanoğlu in questa posizione, che tra l'altro lui qui deve essere fortissimo perché essendo un collante praticamente ci andrà a fare spesso questo movimento quindi di copertura sulla difesa. Ci sono diverse soluzioni, diciamo, ragazzi, anche questo è un modulo molto personalizzabile. A me questa tipologia di moduli è quella che mi piace di più di tutti, perché comunque dà spazio alla nostra inventiva, alla nostra creatività, ed è un modo comunque di giocare alla fine simpatico, se vogliamo dirla così, un modo di giocare divertente. Perché comunque possiamo, grazie a questi moduli e alla loro, diciamo, inventiva, possiamo trovare quella che è la tattica, il modulo più divertente per noi, perché ricordiamoci, alla fine della fiera, ragazzi, l'essenziale prima di tutto è divertirci. Quindi, ragazzi, mi raccomando, lasciate i like, così andremo a fare video di approfondimento. Io vi ringrazio per oggi, un saluto a tutti dal vostro Luca Talan, alla prossima, ciao ragazzi.